Raga, ci sono cascato di nuovo. Senza camminare proprio non ce la faccio, Cammino del Salento, la via del mare da Lecce a Santa Maria di Leuca, la punta più a sud del Tacco d'Italia, per intenderci. Con un nuovo o quasi compagno di cammino, Filippo, che tanto avete già visto in altri miei video. Sono partito per quest'angolo d'Italia nonostante un ginocchio ancora dolorante dopo il Kungsleden, ma erano 2 mesi che non facevo più giorni di cammino e ne sentivo il richiamo. Fra l'altro, senza volerlo, stavo andando a chiudere un cerchio assurdo perché 13 mesi fa ho iniziato questo mio periodo sabbatico con un trekking costiero, il Fisherman Trail in Portogallo, e ora con questo si chiude questo periodo di viaggi e cammini. Vi giuro che non è stata una cosa fatta apposta. Scogliere, fari, taralli, ulivi, pasticciotti e tramonti. Il Salento in novembre, quindi totalmente fuori stagione e quindi luoghi quasi deserti da godersi a pieno. Buona visione! Siamo arrivati nella bellissima Lecce il giorno prima di iniziare a camminare e già lì siamo partiti benissimo perché Serena e Marco ci hanno ospitati, ci hanno fatto da ciceroni in giro per la città e ci hanno davvero fatti sentire a casa. Che figata questo potere dei social. Sì, perché questi 2 ragazzi ci seguono da tempo e soprattutto Filippo li conosceva già e quindi io, come dico sempre, dovrò essere infinitamente grato a YouTube e a Instagram per questo genere di cose. Quindi dopo una bella cena e una bella serata in compagnia eravamo pronti per partire. È ufficiale, non fate il cammino del Salento dal 12 novembre in poi perché fa freddissimo, ragazzi, si muore di freddo, c'è il ghiaccio per strada, ci vogliono i ramponi, lasciate perdere, pericolosissimo. Fra l'altro Serena quella mattina ha deciso di accompagnarci per un tratto di cammino dato che era libera e quindi ci siamo fatti qualche chilometro in compagnia. Fammi il passo. Sì, un po' come Mazzo. Quindi come primo consiglio possiamo dire studiate bene la partenza perché i bivi potrebbero essere infami. Tra Via dei Borghi e Via del Mare c'è una leggera differenza, per cui non fate come noi che abbiamo sbagliato. Questa cosa non doveva venire fuori ma è venuta fuori lo stesso. Ma tanto la vedono giusto 3-4 persone. Rimane per noi. Un esemplare di youtuber. Saranno accoglienti? Lo scopriremo. Prima parte di questo cammino come da programma completamente su asfalto, ma si sapeva, e fra qualche chilometro però siamo già sul mare e dopo da lì sarà tutto mare, quindi va bene. Lecce è molto bella, l'uscita un po' meno, ma come tutte le città da bypassare è così, si stanno aprendo un po' di panorami intorno, iniziano ad esserci un po' di ulivi qua di fianco, quindi bene, la situazione inizia a migliorare e soprattutto c'è veramente caldo perché oggi è il 14 di novembre e in questo momento ci sono 25-26 gradi, che va benissimo perché è una temperatura ottima, però fa un po' strano perché sono partito da casa con nebbia, 5 gradi e giubbino addosso, ma va bene così, giustamente la latitudine è tutt'altra cosa. Poi in mezzo al nulla più totale sbuca questo paesino minuscolo con un castello enorme, bellissimo, e questa piazzetta, un bonbon. Il bello dell'Italia, Ci sto sbavando. No, che cazzo, aspetta. Non è Hiker Trash questo, vero? Ragazzi, questo qua è già il terzo pasticciotto in meno di 24 ore. Nell'arco di 3 da quando siamo sbarcati e grazie a chi ce l'ha offerto. Dovrei anche spegnere la telecamera. Sono tutti giga che vai a buttare. La cosa bella è stata che dopo a Caia, dove abbiamo fatto quella pausa, è iniziato qualche tratto di sterrato. L'asfalto sarà anche comodo da camminare, ma vuoi metterla a terra? Sembra un angelo venuto dal cielo. Basta, finito lo zucchero in corpo. Giusto per dirvi qual è già il mood. Dopo poco Marco ci ha raggiunti per venire a recuperare Serena perché giustamente gli impegni lavorativi incombono.
ed era quindi quasi arrivato il momento di salutarci. Cosa ci fa lei qua? Mi sono perso, facendo una passeggiata a quest'ora, mi sono perso. Non sapevo più dove andare. Non sapevo dove andare e andavo di qua. Giusto? Come va? Bene, bene, bene. Quindi dottore, è giunto il momento di alleggerire Alleggerire la coscienza. lo scafandro. Allora, Dobbiamo questo lo tengo. calare. Questo è il cibo, antivento e antivento. Solo? Quanto pesa? Fai una stima. Pesa che si può Ah, no. liberare di altro. No, c'è altro, c'è altro. Tipo le pile, tipo il power bank. Maglia da notte. Allora, E tutto questo dopo solo 6 ore di cammino. questo. Bene, bravo. Quindi alla fine della fiera. È un buon chilo. Su quanto lo stimiamo? Un chiletto? Pure di più, dai. Un paio di chili sono quelli. È stato bravo allora. Molto. No, si poteva partire più leggero. Io pensavo di essere partito leggero. Scusate le ascelle. Bene. Ragazzi. Bene, quindi abbiamo salutato Marco e Serena che ci hanno ospitato, ragazzi, sotto i nostri trail angel per ieri sera. Sono stati stupendi, ci hanno trattato da Dio, quindi ragazzi vi ringrazio di nuovo anche tramite video perché siete stati eccezionali. E adesso a veramente breve dovremo arrivare al mare, sono le 2, pranzare non abbiamo pranzato, stiamo andando avanti così per inerzia di pasticciotti e una volta arrivati al mare finalmente ce lo godremo un po' e poi si andrà a finire a San Foca, dove dovremo anche cercare di andare a dormire tra una cosa e l'altra. Però Se ci fosse un posto letto. non è un problema, insomma. E quindi finalmente siamo arrivati sul mare. Tra l'altro là dietro si vede, presumo, quella che è San Foca, il nostro arrivo di oggi. Mare stupendo, gioia ai massimi. Da oggi fino alla fine di questo cammino saremo su queste acque. Siamo ufficialmente arrivati a San Foca, quindi fine della tappa di oggi, con una luce che avete visto anche prima è uno spettacolo, alla faccia del fatto che novembre non sia un mese per il turismo qua, ragazzi, una roba spettacolare, temperatura giusta, perfetta. Adesso ci andiamo ad appropinquare al bed and breakfast che abbiamo contattato prima per andare a dormire, ci rilassiamo, doccetta e poi dopo si esce a vedere il paese. In realtà siamo usciti direttamente per cena, trovando a fatica un ristorante aperto, e il giretto lo abbiamo fatto dopo. Ma raga, il Salento in novembre è quasi completamente spopolato e quindi è sembrato quasi di girare in una città fantasma. Buongiornissimo ragazzi, siamo appena usciti dal nostro appartamento, vista mare blu, mi raccomando, se venite a San Foca consigliato. Adesso ci dirigiamo al prossimo paese per fare colazione innanzitutto, dopodiché troveremo la Grotta della Poesia che non vedo l'ora di vedere, poi abbiamo Torre dell'Orso e arrivo a Otranto. Sono alle 8 della mattina, come vedete siamo in maglietta, maniche corte, c'è una temperatura meravigliosa e in teoria la giornata sarà completamente serena e soleggiata, quindi molto bene, buon cammino a noi.
Che spettacolo ragazzi, questa grotta è veramente bella. Fra l'altro, se fossimo passati fra un'oretta o due con il sole che picchiava i raggi direttamente dentro, i colori dell'acqua sarebbero stati ancora migliori, ma purtroppo siamo passati adesso e soprattutto non ci fermeremo a lungo perché dobbiamo ancora fare colazione e abbiamo una fame della Madonna, quindi proseguiamo. Finalmente è giunto il momento in cui ci possiamo cibare con due robette tipiche del luogo. Vista male. Se passate da Torre dell'Orso, Dentoni. Vi sto dando troppi consigli però su dove andare su questa cammina, non va bene. Non fa il timbro. Appena dopo Torre dell'Orso si passa in questo piccolo angolo di, diciamo, riserva naturale. L'unica è che abbiamo il grosso sospetto che così facendo ci eviteremo il punto panoramico sulle due sorelle, ma ancora facciamo piano a dirlo perché magari adesso sbuchiamo e ce le abbiamo di fronte. E come volevasi dimostrare mi stavo sbagliando perché le due sorelle sono esattamente qua. Allora, da un appenninista, da un vecchio appenninista direi, primo panorama sul mare sconvolgente. Già quello di ieri era bello, ma qui c'è della qualità ragazzi, molta qualità. Ma il fatto è che quel giorno non riuscivamo ad andare avanti perché ogni chilometro c'era qualcosa di stupendo da vedere. Vi giuro non sembrava reale perché prima la grotta della poesia, poi dopo le due sorelle e poi dopo siamo arrivati a Torre Sant'Andrea che, vabbè, ve lo lascio vedere perché, scusate Purtroppo da quando abbiamo lasciato il mare, quindi più o meno una decina di chilometri fa, e adesso dovremo tornarci su, la segnaletica non è proprio, diciamo, delle migliori. Potrebbero esserci molte più indicazioni in bivi e svolte da fare. Adesso noi stiamo seguendo la traccia GPX sul telefono, quindi ci ritroviamo, però sappiate che insomma c'è da stare un attimo all'occhio, si potrebbe fare un po' meglio la segnaletica qua. Comunque non è niente di che, però ripeto, non andate sovrappensiero quando fate questo tratto perché rischiate di prendere una strada sbagliata. Allora, contavamo di mangiare in un qualche locale, ma
c'è esattamente tutto chiuso, però vabbè, lo sapevamo, siamo a metà novembre in una località balneare, quindi ci può stare che sia tutto chiuso. Per fortuna abbiamo le nostre scorte, abbiamo sgranocchiato qualcosa, adesso direzione Otranto, avremo ancora più o meno un'oretta e mezza di cammino e potenzialmente ci beccheremo un altro tramonto come ieri, perché qua alle 4:30 va giù, però va bene, bello, fa atmosfera. Ho una domanda per gli amici del posto, se mai qualcuno del posto vedrà questo video. È da tutt'oggi che abbiamo sulla testa un aereo che sta girando praticamente in tondo e niente, volevo sapere se qua in zona c'è una base militare dell'aviazione o qualcosa del genere, perché è un aereo militare sicuro, perché va troppo forte e boh, tutt'oggi che gira qua, quindi fatemi sapere in caso, grazie, che sono curioso. Oregano. Un problema che affligge ogni hiker: arrivare in un supermercato con della fame. Sì, si spendono più soldi che per il viaggio e questa è quasi una fame chimica, però dobbiamo affrontarci la mattinata di domani. La voracità, la fame, il desiderio di cibo. Grazie Conad, grazie. E quindi anche stasera a quanto pare abbiamo una camera. Ora il dottor Raposelli è alle prese con Quello che il gli lavaggio. escursionisti non dicono. Finiremo di stendere tutto quanto e poi si esce per vedere Otranto, se ce la facciamo. Purtroppo il tramonto non è andata come vi dicevo, perché siamo entrati, abbiamo trovato il supermercato, siamo fermati lì, siamo venuti in bed and breakfast. Domani. Anche ad Otranto, nonostante sia una cittadina più grossa, abbiamo avuto comunque qualche difficoltà nel trovare da mangiare, quindi ci siamo fiondati su un aperitivo violentissimo e anche qui la situazione serale era davvero molto tranquilla. Però ragazzi, che bella Otranto, porca miseria. E quindi buongiorno ragazzi, siamo in partenza da Villarzilla. non mi ricordo già più il nome. Torniamo a Otranto, dove siamo già stati ieri sera, e poi si riparte per questa terza tappa. Colazione già fatta, ma penso che un secondo caffè ci potrebbe anche scappare. Camminatori, non preoccupatevi. E anche a Otranto il timbro lo facciamo alla prossima tappa. Perché sarebbe dovuto fare qua al castello, ma la biglietteria dove appunto appongono il timbro è chiusa perché il castello è in ristrutturazione. Nelle tappe scorse abbiamo fatto praticamente pochissimi timbri, ma va bene così, insomma. Novembre è tutto chiuso, quindi sì, perché oltre alla penuria di locali aperti per mangiare c'era anche la difficoltà nel farsi timbrare la credenziale, che sarebbe poi questa: ci mettete i vostri timbrini come tutti gli altri cammini e bla bla bla. Comunque di questa cosa ve ne parlerò in un altro video. Ciao. Questa qua, se la vedete, è l'Albania. Ci avevano avvisati che in caso di vento favorevole si sarebbe vista, e lì è un tiro di schioppo veramente. Cioè, ovviamente saranno ore di navigazione, però si vede da Dio.
piccola pausa qua in questa cava di bauxite che, ragazzi, è veramente bella. L'avevo sottovalutata da foto e altri reperti video, ma devo dire che merita un gran bel colpo d'occhio. Quindi dicevo, pausina fatta, adesso facciamo un altro po' di strada perché dobbiamo arrivare fino al faro, che è il punto più ad est d'Italia, che penso ci mancheranno ancora pochi chilometri, quindi andiamo a vedere un'altra cosa molto interessante. Dunque, abbiamo appena scoperto che questa indicazione che c'è appena dopo la cava era girata dalla parte contraria, quindi noi siamo saliti di qua, ma in realtà di qua passa la via Francigena, mentre noi dobbiamo andare di qua. Ora, io non so se questo sia stata una super burla di un qualche simpaticone che ha deciso di così rompere un po' le scatole, o se è successo qualcos'altro, però ripeto, sempre attenzione, guardate la traccia GPX perché è meglio. E siamo quindi arrivati a Punta Palascia, il punto più est d'Italia. Lì c'è il faro. Adesso scenderemo ancora un attimo, penso, per vedere un po' il panorama, fare qualche foto. Volevo anche far volare il drone, ma esattamente dietro la telecamera c'è una base militare, quindi non penso proprio che si potrà alzare in volo, ma va bene così, insomma, non c'è problema. Ovviamente pause solo con prodotti tipici. Bisogna adattarsi a... Be local. Direi che oltre per la questione base militare, anche per la questione vento non sarei riuscito a far volare il drone, perché qua si è abbastanza riparati, ma appena lì fuori c'è un vento pazzesco. Adesso ritorniamo su e vi consiglio ovviamente di venire a fare questa piccola deviazione, perché qua non siamo esattamente sul cammino, bisogna scendere un attimo, ma ne vale la pena per venire a vedere questo faro e il panorama. Quindi dicevo, torniamo su e proseguiamo. In teoria a breve dovremo trovare un ristorante aperto, ma ci credo poco. In quei momenti stavo riflettendo su quanta bellezza abbiamo nel nostro paese, cioè noi nell'arco di neanche 3 giorni avevamo già goduto di bellezze naturali, storiche, culturali e culinarie ovviamente. E lo so che sembra il solito discorso campanilistico legato alla propria terra, ma dopo aver girato tanti posti nel mondo negli ultimi mesi mi stavo proprio rendendo conto delle tante bellezze che abbiamo in casa. Bene, 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 siamo arrivati a Porto Badisco e ora dobbiamo cercare il bar da Luca, perché ci hanno detto che è sempre aperto. Ah? Da Carlo, non da Luca. Da Carlo, scusate, non da Luca. Parecchio aperto. Come il mio stomaco, guarda. Dunque, mangiare abbiamo mangiato, Carlo ci ha salvato e adesso direzione finale, ma abbiamo provato a chiamare 2 strutture e non ci hanno risposto, quindi speriamo fra un po' che rispondano, perché sennò per stanotte inizia a diventare preoccupante. Quindi ancora non avevamo trovato un posto per dormire a Santa Cesarea. Le 2 strutture convenzionate con il cammino non rispondevano, di cui una era la parrocchia in cui puntavamo ad andare, dato che, essendo 2 reduci dal cammino di Santiago, ci allettava l'idea di tornare in un alloggio a donativo. Capito se stai apprezzando questo arrivo con questi colori? Potrei bestemmiare, quindi metti via quell'affare. No, veramente è una cosa assurda. Perché da quando siamo sbucati che sta in meraviglia, anche perché vorrei dire ci mancherebbe altro.
Poi abbiamo la prospettiva di non avere un letto, quindi cioè, meglio di così. Guarda caso però, proprio mentre stavamo facendo un break affacciati sul mare e non vi nego, non sapevamo quasi più dove sbattere la testa per trovare da dormire, ci ha avvicinato un signore di Reggio Emilia che però vive lì da qualche mese, che ci ha portati al bar del paese dove la barista aveva il contatto per la parrocchia e voilà, avevamo l'alloggio che volevamo. Certe cose succedono proprio solo sui cammini. Adesso ci faremo una doccia di fretta e torneremo in quel bar a mangiare perché è l'unico posto aperto in cui potremmo avere del cibo. Come volessi dimostrare, il cammino come sempre provvede. I Trail Angel ce l'abbiamo avuti anche stasera. Esatto. E via, stasera la puzza che ancora non avevamo sentito. Ci sta. Eccolo l'outfit dell'hiker. Ora ragazzi, dalle ore 7:15, già cenati, perché non c'era altra alternativa. Ci facciamo un giro qua per questo paese che sta... Poi vino a versa in bottiglie. Come capite il livello di disagio è... Cioè ragazzi, livelli atomici. no, ma perché poi vestito così perdo credibilità questo santo. Ma quella l'avevamo già persa da mo'. Quindi dicevo niente, facciamo due passi per questo paese che ovviamente è completamente deserto. Io penso che vi saluto qua e ci vediamo domani. E allora buongiornissimo, direttamente con la campana. Come potevamo sospettare, sarebbe stato violento. Quindi partiti per direzione Marina Serra, che è la prima mattina in cui abbiamo il sole un pochino più alto rispetto alla linea del mare, che non avevo ancora visto così. Come sempre anche oggi ci sta da Dio, temperatura incredibilmente bella, panorama che insomma non delude, quindi direi che meglio di così non potevamo iniziare anche questa quarta e penultima tappa. Bene, in quel di Castro ci siamo arrivati, ora scatta l'operazione seconda colazione. Tra l'altro siamo arrivati anche prima del pronosticato, quindi molto bene. 9-10. Avevo pronosticato 9,5. Siamo perfettissimi. Due bestie. C'è dell'Inception, altri content creator. Allora, l'altro bar non ci era piaciuto troppo, quindi abbiamo fatto 10 metri, ci siamo fermati in questo e la vista è migliore, sicuramente la qualità delle paste è migliore, va bene così insomma. E la musica è migliore. E la musica è migliore. Mamma mia che bel paesino ragazzi che è Castro, veramente veramente super carino. Adesso io in realtà non so se noi stiamo seguendo la traccia del cammino, semplicemente abbiamo deciso di perderci un po' tra questi viottoli perché merita davvero tanto. 1, 2, 3. Ragazzi è l'ennesimo spot in cui ci sarebbe stato da Dio un bel bagnetto, ma arriviamo sempre che o abbiamo appena mangiato, Quindi o... dobbiamo aspettare almeno 3 ore. Esatto, perché l'indigestione proprio non mi andrebbe a genio. O arriviamo troppo presto la mattina, quindi magari posto all'ombra, acqua ghiacciate, quindi il metodo Wim Hof non abbiamo voglia di farlo. Speriamo nel pomeriggio o domani. Beh, domani sicuro. Arrivati a Santa Maria sicuro. Obbligatorio, se no io non torno a casa. Però spiace perché qua ci sarebbe stato da Dio.
E oggi tappa decisamente più asfaltosa e anche più all'interno rispetto al mare, cioè ripeto, ce l'abbiamo sempre a vista lì di fianco, ma siamo molto interni. Per fortuna a breve saremo a Tricase Porto, è ora di pranzo, poi sì, ci riposiamo un po' le gambe perché l'asfalto, come sapete, non sono un grosso amante, non è così divertente. No, assolutamente. L'orecchio allenato alle bottiglie di birra che si svuotano, senti? Questo è il rumore da bar. Che rumore fa la felicità? Il rumore di birra. Ma soprattutto dopo giorni di bar e quindi pizza, rustici, panini e panificati vari, potevamo finalmente mangiare qualcosa di diverso. Mamma mia ragazzi, non mi sembrava vero. Stavo per chiedertelo, ma avevo già capito. vedete adesso voi iscritti, vedete chi non fa un cazzo e chi va avanti e indietro quando sono queste cose? Diciamo. Bene, dunque allora, non vi ho più fatto vedere niente, vi chiedo scusa, ma ci siamo docciati e ci siamo riposati un po'. Siamo venuti nell'unico bar aperto, abbiamo cenato e ci siamo anche adoperati via social per vedere di recuperare un passaggio per domani, perché a quanto pare far da Santa Maria di Leuca a Lecce non è così scontato però. Beh no, di sabato no. Ora che sono le 8:30 di sera, È tardissimo, ragazzi. Anzi le 8, perché sta chiudendo il bar chiudeva alle 8. Abbiamo già fatto tutto e niente, quindi siamo in attesa di notizie. Ci faremo 2 passi al B&B. Due di numero. Ce l'andremo a dormire, probabilmente anche molto presto, e poi domani vediamo cosa succederà. Quindi ragazzi, direi che chiudiamo qua le trasmissioni e ci vediamo domani. Notte! Modalità stendino anche oggi, ragazzi. Devi andare. Perché c'è previsione di vento e quindi noi approfittiamo, no? Brutalmente. Massivamente. Quindi pronti per partire per questa ultima tappa da questo B&B che secondo me è stato il migliore, più senza bello dubbio. di tutto il cammino. Assolutamente, Lavaturi, super consigliato, raga. Chi c'è qua? Me basta l'usule, a me basta l'usule, che quando la mattina te alzi e te facci alla finestra, c'è subito una cosa, cangiale chi te flescia e te flescia tutto il giorno, perché sai che Mi sa proprio che oggi avremo un cielo terso, ma un vento molto importante per tutta la giornata. Non sarà così scontato. Arrivati all'ultimo giorno potevo dirlo, il ginocchio non mi aveva fermato. Ero partito con un po' di timore perché dal Kungsleden in poi sto litigando con un dolore che non se ne vuole andare e questa per un camminatore non è una buona notizia. Ma fortunatamente era andata bene e a pochi chilometri dall'arrivo sapevo di potercela fare. Sarà mica che quando la testa sta bene anche il fisico ne gioisce. E anche il timbro di Tiggiano è stato fatto. Fra l'altro ci siamo fermati in questo piccolo ferramenta in cui il proprietario, presumo il ragazzo che ci ha fatto il timbro, ci ha un po' detto come si sta qua da queste parti, il problema dello spopolamento, il problema dei ragazzi che vanno a studiare fuori e poi purtroppo rimangono fuori perché non riescono a venire qua a spendere le loro competenze. È stato bello, uno di quegli incontri con i local che meritano, che ti fanno capire un po' dove sei. E ragazzi, scusate l'outfit, ma c'è freddo. E stiamo anche scendendo al paese di Naveglie. Novaglie. Tovaglie. Tovaglie.
Comunque, speriamo che ci sia qualcosa di aperto. Terza colazione. Terza colazione e soprattutto un attimo pausa dal vento, perché stiamo già mezzi rincoglioniti da sta cosa. Spoiler, ovviamente non c'era niente di aperto. Contro la globalizzazione, vedi? Vedi? Con tutta la foglia. Questi sono quando fai il sughetto col pesce, alla pizzaiola, col tonno, quando fai il polpo, quando fai per esempio il pesce spada. Noi siamo la foglia dei... perché voi conoscete solo questi. Questo è l'origano, è un souvenir dalle Cipoliane. Senti che profumo, se ho torto dimmelo, se ho ragione pure. Uno alla volta, abbassi la testa però, senti che profumo. Vai, abbassi la testa Stefano. Vai, senti, devi solo annusare. Vedi che profumo, Mamma mia. Ma t'ho detto, io spezie selvatiche vengono Gestionale. Io capri sono abituato al barattolo a Ah, pescare. vedi che non c'entra un cazzo. Tu hai visto che sapore che è? Potevazzo tossisci di nuovo? Potevazzo. Senti quando li smuovo che profumo. Il gambo non si mangia, Se quant'acqua ti fa bere, oh. Senti che cavoli di cappari. Non ne trovate di questa roba, ragazzi. Ho ragione. Senti? Questi così sono annaturati. Bene, quindi dopo esserci riempiti di pomodori secchi, perché Cesare insomma alla fine ha voluto l'obolo, siamo adesso dall'altra parte del Ciolo, che è quello che avete visto prima per l'insenatura, e stiamo tornando verso Gagliano. Adesso qua siamo in una gola, quindi si incanala tutto il vento, è un disastro, ma fra poco dovremmo essere al paese. Non vi ho fatto assistere al pranzo perché eravamo in un locale, come dire, retro, un po' borderline. Comunque questa è ufficialmente l'ultima volta che ci fermiamo e ora la direzione è Leuca. Se troviamo i segnavia, se non li troviamo ci andiamo lo stesso. Qualche sera prima, quando eravamo a Santa Cesarea, la sera in cui abbiamo rischiato di rimanere senza letto, per intenderci, siamo rimasti dopo cena un po' sul mare a filosofeggiare e abbiamo discusso di quanto per me tutto questo sia diventato una routine. Eccolo il punto d'arrivo. Manca sempre meno. Purtroppo per arrivare qua la strada non è niente di eccezionale, anzi, però adesso davanti c'è solo mare. Prospettiva del faro del nostro arrivo sta salendo l'eccitazione, Una routine sana, bella, ma soprattutto cercata e voluta, non come quelle imposte dalla vita quotidiana. Questo non vuol dire che non stia più apprezzando quello che faccio o che queste cose non mi emozionino più, anzi, se no neanche le farei. Ma è stato interessante constatare come la ripetizione di queste esperienze mi abbia fatto familiarizzare con cose che magari da casa sembrano difficili o ostili. A volte ci vengono instillate paure che neanche sono nostre, ma che poi una volta affrontate scopriamo che non sono niente di così grave o pericoloso. Tutto questo per dire che ogni volta di più mi rendo conto che per me è necessario vivere questo genere di cose. Quindi possiamo dirlo, è ufficiale. Questo cammino del Salento è giunto finalmente al termine. E il fatto bello di questo cammino è stato proprio farlo con Phil, che non faceva un'esperienza del genere da tanti anni e che quindi aveva un genere di entusiasmo completamente diverso dal mio e che mi ha fortemente influenzato. Piccola riflessione anche qui: quanto è importante circondarsi di persone che ti facciano bene? Per me tantissimo. E come da migliore tradizione, come non venire a toccare il chilometro zero?
e da qui solo acqua in tutte le direzioni. Siamo soddisfatti? Soddisfattissimo. Ne facciamo un altro insieme. Cazzo, Top. era un sì comunque, era un sì. E così eravamo arrivati alla fine anche di questo bellissimo cammino. È sempre un momento molto difficile da raccontare perché racchiude in sé tante cose. E ogni cammino che ho fatto ha avuto sempre emozioni diverse quando arrivavo alla fine. Questo sicuramente mi ha trasmesso tanta serenità, sarà stato per la presenza anche costante del mare, e come dicevo all'inizio mi ha fatto chiudere un cerchio di diversi mesi pieni di esperienze. E quindi un punto da cui ripartire, sicuramente, da cui ricominciare, ma ricominciare sapendo che io questo genere di cose vorrò continuare a farle. Ragazzi, noi ci stiamo godendo uno dei tramonti più belli che ci saremmo potuti augurare. Fra l'altro adesso si vede anche la Calabria da dietro perché il sole sta calando lì, c'è la luna, ci sono nuvole di qualsiasi colore. È uno spettacolo assurdo e io direi che vi saluto con questa immagine. Non ho intenzione di registrare nient'altro e finire con questo gran finale. Quindi vi ringrazio per aver visto questi video sul Cammino del Salento, spero che vi siano piaciuti. Io ovviamente ringrazio il ragazzo qua a fianco che mi ha fatto da compagno di cammino e noi ci vediamo prossimamente con prossimi video.